Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Carla, ho 24 anni. Per molti mesi ho cercato un lavoro. Ogni giorno aprivo i siti di offerte di lavoro, inviavo email, mandavo il mio curriculum a molte aziende, ma non succedeva nulla. Alcune aziende non rispondevano, altre dicevano di no. Alcuni colloqui finivano nel silenzio. Dopo tanto tempo ho iniziato a sentirmi stanca. Volevo lavorare, volevo guadagnare i miei soldi, ma trovare un lavoro sembrava impossibile. Alcune sere rimanevo sdraiata a letto e pensavo: forse nessuno mi sceglierà mai. Poi, un martedì mattina, tutto è cambiato. Ho aperto la mia email e ho visto un messaggio di un'azienda chiamata Bright Future Solutions. Volevano farmi un colloquio. Per la prima volta dopo settimane ho provato di nuovo speranza. L'azienda era grande e molto rispettata. Ero emozionata, ma anche molto nervosa. Mi sono preparata con attenzione. Ho ripassato le possibili domande. Ho scelto un bel vestito blu e delle scarpe comode. Il giorno del colloquio sono andata nell'edificio dell'azienda. Era alto e moderno. Le persone entravano e uscivano velocemente. Tutti sembravano impegnati e professionali. Il mio cuore batteva forte, ma mi sono detta: sii coraggiosa, fai semplicemente del tuo meglio. Una donna di nome signora Anderson mi ha fatto il colloquio. Lavorava nelle risorse umane. Mi ha sorriso con gentilezza e questo mi ha aiutata a rilassarmi. Mi ha chiesto dei miei studi. Mi ha chiesto delle mie esperienze lavorative. Mi ha chiesto quali fossero i miei punti di forza e i miei punti deboli. Ho risposto nel modo più chiaro possibile. Le ho detto che ero brava con il computer. Le ho detto che ero organizzata. Le ho detto che imparavo in fretta e lavoravo con impegno. Quando il colloquio è finito, la signora Anderson mi ha guardata e ha sorriso. Carla, ha detto, mi piace il tuo atteggiamento. Penso che ti troverai bene nel nostro team. Il mio cuore si è riempito di speranza. Poi ha pronunciato le parole che aspettavo da tanto tempo. Vorremmo offrirti il posto di assistente. Puoi iniziare lunedì prossimo. Per un momento non sono riuscita a parlare. Ero troppo felice. Grazie mille, ho detto. Sono davvero molto grata per questa opportunità. Quando sono uscita dall'edificio, il sole sembrava più luminoso. La strada sembrava più bella. Mi sentivo come se un grande peso fosse stato tolto dal mio petto. Ho chiamato subito mia madre. Mamma, ho detto, ho ottenuto il lavoro. Lei ha gridato di gioia. Abbiamo riso insieme al telefono. Dopo tanti mesi difficili, finalmente avevo un nuovo inizio. Quel venerdì sera la mia amica Lisa mi ha detto che dovevamo festeggiare. C'è un nuovo locale in città, ha detto,
Si chiama Blue Moon. Andiamoci. Ho accettato. Volevo sentirmi felice. Volevo godermi quel momento. Quella sera ho indossato un bel vestito rosso. Io e Lisa siamo andate insieme al locale. La musica era alta. Luci colorate si muovevano sulle pareti. Le persone ballavano dappertutto. Per la prima volta dopo tanto tempo ho dimenticato lo stress. Ho ballato con Lisa, ho riso, mi sentivo giovane e libera. Dopo aver ballato, sono andata a riposarmi vicino al bancone del bar. È stato allora che l'ho visto. Un uomo alto, con i capelli scuri e leggermente spettinati, era lì vicino. Aveva un sorriso caloroso. Per un attimo i nostri occhi si sono incontrati. Mi ha sorriso. Mi sono sentita timida, ma gli ho sorriso anch'io. Poco dopo si è avvicinato. «Ciao», ha detto. «Mi chiamo David». «Io sono Carla», ho risposto. Abbiamo iniziato a parlare. All'inizio erano cose semplici, poi la conversazione è diventata naturale. Abbiamo parlato di musica, di lavoro, della famiglia, dei sogni. David era simpatico e intelligente, mi ha fatta ridere molte volte. Mi ha offerto dell'acqua frizzante e poi abbiamo ballato insieme. Mentre ballavamo ho sentito qualcosa di speciale, come una piccola scintilla tra noi. Quella notte sembrava irreale. Avevo un nuovo lavoro, stavo festeggiando con la mia amica e adesso avevo incontrato qualcuno che faceva sentire il mio cuore leggero. Più tardi io e David abbiamo lasciato il locale insieme. L'aria della notte era fresca. Abbiamo camminato fino al suo appartamento. La sua casa era pulita, accogliente e confortevole. Abbiamo continuato a parlare. Abbiamo riso ancora, poi ci siamo baciati. Sembrava tutto naturale, sembrava dolce. Quella notte mi sono sentita al sicuro con lui. Mi sembrava che la mia vita stesse finalmente diventando bella. La mattina dopo, la luce del sole entrava dalla finestra. Ho aperto gli occhi e ho guardato l'orologio. Erano le 9. «Oh no», ho sussurrato. Avevo molte cose da fare prima del mio primo giorno di lavoro, il lunedì. David dormiva ancora accanto a me. Sembrava così tranquillo. Non volevo svegliarlo e mi sentivo anche un po' timida. Così mi sono vestita in silenzio. Ho preso la mia borsa, poi l'ho guardato un'ultima volta. Una parte di me voleva restare, ma mi sono detta che dovevo andare. Ho trovato un piccolo foglio di carta e ho scritto un breve messaggio. È stata una serata meravigliosa. Carla. L'ho lasciato sul tavolino vicino al letto. Poi ho aperto piano la porta e sono uscita. Più tardi quella mattina David si è svegliato. Ha allungato la mano verso il mio lato del letto, ma io non c'ero più. Poi ha visto il biglietto.
Lo ha letto lentamente. Si è sentito deluso. Gli piacevo più di quanto avesse immaginato. Avrebbe voluto che fossi rimasta. Avrebbe voluto chiedermi il numero di telefono, ma ora aveva soltanto il mio nome, Carla, e non sapeva se mi avrebbe mai rivista. Il lunedì mattina è arrivato. Era il mio primo giorno alla Bright Future Solutions. Mi sentivo emozionata e nervosa allo stesso tempo. Indossavo una bella gonna e una camicetta pulita. Volevo avere un aspetto professionale. Sono arrivata presto in ufficio. La signora Anderson mi ha accolta con un sorriso gentile. Mi ha mostrato la mia scrivania vicino a una finestra. Questo sarà il tuo posto, ha detto. Sarai l'assistente del signor David Johnson. È il responsabile di un reparto. Il mio cuore ha iniziato a battere più forte. Volevo che il mio nuovo capo avesse una buona opinione di me. Circa 30 minuti dopo, la porta dell'ufficio si è aperta. È entrato un uomo alto. Aveva i capelli scuri. Il mio corpo si è bloccato. Era David. David del locale. David di quel sabato sera. E adesso era il mio capo. Si è fermato appena mi ha vista. I suoi occhi si sono spalancati. Per alcuni secondi nessuno dei due ha parlato. La signora Anderson sorrideva senza sapere nulla. Signor Johnson, questa è Carla, la sua nuova assistente. David mi ha guardata, poi ha guardato la signora Anderson. Il suo viso è diventato serio. Buongiorno, Carla, ha detto. La sua voce era fredda, non calda come quella sera. Buongiorno, signor Johnson, ho risposto piano. Poi la signora Anderson è uscita dalla stanza. Adesso eravamo soli. Il silenzio sembrava pesante. Volevo dire qualcosa sul fine settimana, ma non sapevo come. Neanche David ne parlò. Camminò fino alla sua scrivania e prese un foglio. Qui ci sono i tuoi compiti di oggi, disse. Per favore, completali con attenzione. Mi porse una lunga lista, così iniziò il mio primo giorno di lavoro. Da quel momento lavorare diventò difficile. In ufficio David non era più David, era il signor Johnson. Era educato ma freddo. Ogni giorno mi assegnava molti compiti, rapporti da scrivere, telefonate da fare, riunioni da organizzare, orari da controllare. Faceva attenzione a ogni dettaglio. Se facevo anche un piccolo errore, lui lo notava. La sua voce era severa. Il suo viso rimaneva serio. Non mi sorrideva mai. Sembrava arrabbiato. Forse era ferito perché avevo lasciato il suo appartamento senza salutarlo. Forse pensava che quella notte non avesse significato nulla per me. Ma aveva significato qualcosa, aveva significato molto. Ogni giorno
la sua freddezza faceva soffrire il mio cuore. Mi impegnavo ancora di più. Arrivavo presto, restavo fino a tardi. Volevo dimostrare di meritare quel lavoro, ma sembrava che non bastasse mai. Un pomeriggio ho sbagliato l'orario di una riunione. Il signor Johnson era molto contrariato. Carla, disse, questo è un dettaglio importante. Devi fare più attenzione. Le sue parole non erano forti, ma facevano male. Mi dispiace, signor Johnson, sussurrai. Poi andai velocemente in bagno. Chiusi la porta e piansi in silenzio. Piangevo perché avevo commesso un errore. Piangevo perché David era così freddo. E piangevo perché la bellissima notte che avevamo condiviso ora sembrava soltanto un sogno triste. Quando uscii, i miei occhi erano rossi. Speravo che nessuno se ne accorgesse. Ma proprio in quel momento David uscì dal suo ufficio. Vide il mio viso e si fermò. Per la prima volta dopo tanti giorni, la sua espressione cambiò. Carla, disse con dolcezza, stai bene? Sto bene, risposi cercando di passargli accanto, ma lui fece un passo verso di me. No, non stai bene, disse. Per favore, dimmi che cosa c'è. Lo guardai negli occhi. Non erano più freddi, sembravano preoccupati. Sto facendo del mio meglio, dissi. Ma mi sembra che tu mi odi. Lui abbassò lo sguardo per un momento. Poi disse piano: io non ti odio. Allora perché ti comporti così? Fece un respiro profondo. Perché quella mattina mi ha ferito, disse. Te ne sei andata senza salutarmi. Mi sono svegliato e tu non c'eri più. Non sapevo cosa pensare. Il mio cuore iniziò a battere forte. Non sono andata via perché non mi importava di te, dissi. Dovevo prepararmi per il mio nuovo lavoro. Non volevo svegliarti e non avevo il tuo numero. David mi guardò a lungo. La durezza del suo viso scomparve lentamente. Avrei dovuto chiedertelo, disse. E non avrei dovuto trattarti così al lavoro. Mi dispiace anche a me, risposi. Avrei dovuto salutarti. Restammo in piedi nel corridoio silenzioso. Per la prima volta il muro tra noi sembrava più piccolo. Dopo il lavoro, David mi chiese se potevamo parlare in un posto tranquillo. Lasciammo l'ufficio in orari diversi, così nessuno avrebbe frainteso. Quella sera ci incontrammo in un ristorante tranquillo. David prese la mia mano attraverso il tavolo. Carla, disse, ho sbagliato. Ero ferito e confuso, ma questo non giustifica il modo in cui mi sono comportato. Mi dispiace. Lo guardai. Mi piacevi, David, dissi. E mi piaci ancora. Semplicemente non sapevo come rimediare a quello che era successo. Parlammo a lungo. Ci spiegammo tutto, ridemmo di nuovo.
Il calore che avevamo sentito quella sera al locale tornò lentamente. Ma c'era un problema. Lui era il mio capo, io ero la sua assistente. David parlò con attenzione. Se le persone in ufficio scoprono la nostra relazione, potrebbe creare problemi a entrambi, disse. L'azienda ha delle regole, dobbiamo stare attenti. Così decidemmo di tenere tutto segreto, almeno per il momento. Al lavoro lui era il signor Johnson, io ero la sua assistente. Ci comportavamo in modo professionale. Ma a volte, quando nessuno ci guardava, ci scambiavamo un piccolo sorriso. A volte le sue dita sfioravano le mie quando mi passava dei documenti. Quei piccoli momenti erano davvero speciali. Dopo alcuni mesi la nostra relazione diventò ancora più forte. Una sera eravamo nel suo appartamento. Mi guardò con dolcezza. Carla, disse, non voglio più che tu debba andartene di corsa. Voglio svegliarmi accanto a te. Vuoi venire a vivere con me? Il mio cuore si riempì di felicità. Sì, risposi. Mi piacerebbe tantissimo. Così, poco alla volta, portai i miei vestiti e le mie cose nel suo appartamento. Cominciammo a vivere insieme, in silenzio e con discrezione. Preparavamo la cena, guardavamo film, parlavamo fino a tardi. Al lavoro dovevamo continuare a essere prudenti. Arrivavamo separatamente, andavamo via separatamente. Nessuno conosceva il nostro segreto. Ma nel nostro piccolo mondo privato eravamo felici. Non eravamo soltanto un capo e la sua assistente. Eravamo due persone che si erano trovate nel modo più inaspettato. David e io eravamo molto felici insieme. A casa la vita era calda e serena. Preparavamo la cena, guardavamo film, ridevamo per le piccole cose. Nel suo appartamento lui non era il mio capo, era semplicemente David. E io ero semplicemente Carla, ma al lavoro tutto doveva essere diverso. Lì lui era il signor Johnson, io ero la sua assistente. Arrivavamo in ufficio in orari diversi, ce ne andavamo in orari diversi. Non ci comportavamo mai come una coppia davanti agli altri. Non era facile, ma non avevamo altra scelta. In ufficio c'era una donna di nome Sara. Lavorava in un altro reparto. Sara era bella, sicura di sé e intelligente. Ma una cosa era molto chiara. Le piaceva David. Trovava spesso una scusa per entrare nel suo ufficio. A volte gli portava un caffè, a volte rideva forte alle sue battute. A volte si fermava troppo vicino alla sua scrivania. Cercavo di non essere gelosa, ma era difficile. Amavo David e nessuno in ufficio sapeva che lui amava me. Quando a casa gli parlavo di Sara, lui sorrideva sempre e mi prendeva la mano. Carla,
diceva, sei l'unica donna che voglio. Le sue parole mi facevano sentire di nuovo al sicuro. Poi, una sera, tutto cambiò. David dovette restare al lavoro fino a tardi. Io ero da sola nell'appartamento e stavo preparando la cena. La stanza profumava di pasta e aglio. Mi sentivo felice. Poi il campanello suonò. Rimasi sorpresa. David non era ancora tornato e non aspettavamo nessuno. Aprii la porta. Sara era lì. Sembrava sorpresa quanto me. «Oh», disse. «Carla, David è in casa? Gli ho portato un fascicolo per la riunione di domani». Il mio cuore iniziò a battere forte. «In questo momento non è qui», risposi, cercando di restare calma. Sara guardò oltre le mie spalle. Vide l'appartamento, vide le mie scarpe vicino alla porta, vide il mio maglione sul divano, vide 2 bicchieri sul tavolo. La sua espressione cambiò. Prima sembrava confusa, poi capì, infine si arrabbiò. «Che cosa ci fai qui?» chiese. Non riuscii a rispondere. «Tu vivi qui, vero?» disse. «Stai vivendo con il signor Johnson». Il mio segreto non era più un segreto. Sara sapeva tutto. I suoi occhi diventarono freddi. Si girò e se ne andò senza dire un'altra parola. Chiusi lentamente la porta. Le mie mani tremavano. Sapevo che stava per succedere qualcosa di brutto. Il giorno dopo, al lavoro, mi sentivo male per la preoccupazione. Sara non mi parlò, ma sentivo che mi osservava. Verso l'ora di pranzo la signora Peters mi chiamò nel suo ufficio. Di solito era gentile, ma quel giorno il suo viso era serio. «Carla», disse con dolcezza, «ho una brutta notizia». Sentii lo stomaco stringersi. «Qualcuno ha segnalato la tua relazione con il signor Johnson», continuò. «Ha detto che avete una relazione e che vivete insieme». Abbassai lo sguardo. Sapevo che era stata Sara. La signora Peters sospirò. «L'azienda ha una regola. I dirigenti non possono avere relazioni sentimentali con i loro assistenti diretti. Poiché il signor Johnson è il tuo supervisore, l'azienda ha deciso di interrompere il tuo rapporto di lavoro». La guardai senza parole. «Vuol dire che sono licenziata». «Mi dispiace», disse. I miei occhi si riempirono di lacrime. Avevo lavorato così duramente per quel lavoro. Desideravo quella opportunità con tutto il cuore e adesso era finita. Misi le mie cose in una piccola scatola. Le mie mani si muovevano lentamente. Mentre uscivo dall'ufficio avevo la sensazione che tutti mi stessero guardando. Quando arrivai a casa mi sedetti sul divano e piansi. Quella sera David entrò e vide il mio viso. «Carla, che cosa è successo?» Gli raccontai tutto. Gli dissi che la signora Peters mi aveva licenziata.
Gli dissi che Sara doveva averci denunciati. Il volto di David si riempì di rabbia. Si sedette accanto a me e mi strinse forte. «Non è giusto», disse. «Tu non hai fatto nulla di sbagliato». Poi si alzò e iniziò a fare delle telefonate. Chiamò la signora Peters. Chiamò l'ufficio delle risorse umane. Chiamò i dirigenti più importanti. Chiese perfino un incontro con l'amministratore delegato. Parlò con decisione. Disse che quella regola aziendale era vecchia e ingiusta. Disse che ero una brava lavoratrice. Disse che Sara ci aveva denunciati per gelosia, non per motivi professionali. Per diversi giorni David lottò per me. Partecipò a riunioni, mandò email, spiegò tutto con chiarezza. Alla fine l'azienda riesaminò il mio caso. Ammise che non avrebbero dovuto licenziarmi così in fretta. Mi offrirono di nuovo il mio lavoro. Ero così sollevata che ricominciai a piangere, ma questa volta erano lacrime di felicità. L'azienda disse anche che avrebbe rivisto la regola sulle relazioni. Capì che due adulti possono avere una relazione, ma che sul posto di lavoro devono esserci comunque correttezza e confini chiari. Quando tornai in ufficio, all'inizio fu un po' strano. Le persone mi guardavano, alcuni sussurravano, ma io tenevo la testa alta. David e io continuavamo a comportarci in modo professionale. Non mi riservava alcun trattamento speciale. Lavoravo con impegno, dimostrai il mio valore, ma adesso non dovevamo più nascondere tutto. Tutti sapevano che stavamo insieme. Dopo quel giorno Sara rimase in silenzio. Non entrava più nell'ufficio di David così spesso. Passarono alcuni mesi. La vita tornò tranquilla. Poi, un sabato sera, David mi portò sul tetto del nostro palazzo. Le luci della città brillavano sotto di noi. L'aria della sera era dolce. David mi prese le mani e mi guardò negli occhi. «Carla», disse, «dalla prima sera in cui ti ho incontrata, la mia vita è cambiata». Poi si inginocchiò, aprì una piccola scatola. Dentro c'era un bellissimo anello. Il mio cuore iniziò a battere fortissimo. «Ti amo», disse. «Vuoi sposarmi?» Le lacrime riempirono i miei occhi. «Sì, David», risposi. «Sì». Lui mise l'anello al mio dito. Poi restammo insieme sotto le luci della città. Il nostro amore non era più un segreto, era vero. Era alla luce del sole e il nostro futuro sembrava finalmente pieno di speranza. Grazie per aver guardato tutta la storia. La parola italiana di oggi è verità, significa truth. Scrivi una frase semplice nei commenti usando la parola verità. Per esempio, Carla e David hanno scelto la verità. Oppure, la verità può rendere l'amore più forte. Dici anche,
Secondo te, David ha fatto la cosa giusta lottando per Carla? Sì o no? Scrivi la tua risposta nei commenti. Se questa storia ti ha aiutato a praticare l'ascolto dell'italiano, iscriviti a Italiano Tales per altre storie semplici in italiano. Continua ad ascoltare, continua a imparare e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.